Questa è una bellissima testolina d'aglio, assolutamente perfetta, dura al tatto e pronta per essere utilizzata nel modo che più vi aggraderà. Quest'altro invece è il risultato della pulizia di una testolina avvenuta più di 6 mesi fa, ma guardandolo sembra che sia stata appena pulita. Sembra fresco ed io in questo video vi mostrerò ben 2 metodi semplici, veloci, ma vi assicuro efficaci per ottenere gli stessi risultati. Primo metodo. Prima cosa che occorrerà fare sarà quindi quella di pulire tutte le testoline d'aglio che avete a disposizione e che non vorrete utilizzare subito. Si potrà fare essenzialmente col coltello, come si fa normalmente, quindi si apre, si prende il singolo spicchio e poi lo si spella, oppure, nell'ipotesi che si voglia fare più in fretta, perché in questo modo ci metterete un po' di tempo, se le testoline d'aglio sono asciutte, quindi se sono state raccolte almeno da un mese, basterà prendere un barattolo di vetro e andare ad inserire il tutto all'interno. Quindi aprire le singole testoline ed andare ad inserire tutto all'interno in questa maniera. Fate una testolina alla volta e dopo aver messo i bulbilli all'interno, chiudere e iniziare a sbattere. Questo è ciò che si è ottenuto, quindi non resterà davvero altro che tirar fuori il tutto e vedere che cosa si sia ottenuto. Ed ecco qua. Dei bulbilli puliti in pochissimi minuti e con un risultato assolutamente impeccabile. Ovviamente questa, che è la parte dura, dovrà essere poi asportata col coltello. Privato della pellicina, questo potrà essere direttamente utilizzato, però alcuni preferiscono lavarlo. Allora a quel punto vi consiglio di procurarvi una bacinella, riempirla con dell'acqua fresca di rubinetto, dopodiché andare semplicemente ad inserire e sciacquare. Basterà anche soltanto un lavaggio velocissimo, 30 secondi saranno più che sufficienti. Dopodiché tirare fuori il tutto e asciugare bene. Procurarsi un panno che sia asciutto e pulito, versarci i bulbilli sopra e tamponare, sino che questi non saranno completamente asciugati. Mi raccomando, è tassativo che poi vengano asciugati, perché sennò si attaccheranno gli uni agli altri pezzi che andremo a creare. Si potrà procedere con le operazioni successive. La prima è quella di togliere la parte inferiore, quella dura dell'aglio, per intenderci. La parte superiore è quella dove nasce il germoglio. La parte inferiore è quella piatta che, toccandola, appunto, è davvero dura e non è buona, almeno secondo me commestibile non lo è, e quindi io la tolgo sempre in questa maniera. Lo spreco è minimo, però poi il prodotto che otterrete sarà decisamente migliore. Quindi questo via e questo si potrà utilizzare. E a questo punto procedere e tagliare. E continuare a sezionare tutti i bulbilli che avete a disposizione. Considerate che mediamente da un singolo bulbillo io ottengo da 6 a 8 listellini, però questo è davvero dettato da un vostro gusto personale. Le dimensioni poi, in base al prodotto che vorrete ottenere alla fine, le sceglierete voi. Alcune persone non amano il forte odore di aglio e quindi durante la fase di cottura tolgono l'anima, che sarebbe questa, per intenderci. Se voi siete tra queste persone, io vi consiglio di farlo adesso, perché poi una volta congelati sarà leggermente più difficile, quindi prendere questa parte e buttarla. Io personalmente la uso perché a me piace, però ripeto, se a voi non piace, questo è il momento di toglierla. E una volta tagliati, questi potranno essere congelati, quindi procurarsi un contenitore. Io in questo caso ho preso una piccola teglia di alluminio e andare a versare all'interno. La cosa importante è che ci sia un piano nel quale poi poter allargare ciò che abbiamo appena creato. È importante che non siano attaccati gli uni agli altri, o comunque che non siano accavallati, perché poi una volta che saranno congelati sarà più facile separarli gli uni dagli altri. Preparata la vaschetta, prenderla e inserirla all'interno di un freezer e lasciarcela lì per 12 ore. Dopodiché riaprire e tirare via il tutto. In questo modo si avrà la certezza che il prodotto si sarà completamente congelato. Questo è il risultato che si è ottenuto. Tantissimi piccoli pezzettini di aglio congelati che potranno durare, una volta conservati all'interno nuovamente del congelatore, davvero per parecchi mesi. Arrivati a questo punto non resta altro che prendere un contenitore che abbia un coperchio che si possa aprire e chiudere in maniera ermetica, dopodiché andare ad inserire tutti gli spicchi di aglio che si sono congelati in questa maniera. Dopodiché chiudere e rimettere il tutto all'interno del congelatore. La cosa bella è che ogni volta che poi riaprirete questo contenitore ne potrete utilizzare la quantità desiderata, perché avendoli comunque fatti congelare separatamente, questi rimarranno praticamente per sempre staccati gli uni dagli altri. Secondo metodo. Il secondo metodo che vi propongo è quello di creare una sorta di dado che sarà pronta all'uso. Quindi in questo caso bisognerà tagliare i pezzettini in porzioni molto più piccine rispetto a quelle di prima. Sarebbero perfette circa 2 mm x 2.
Una volta tritato, questo è il risultato che si è ottenuto. Le dimensioni sono più o meno quelle del chicco di riso. Quindi, arrivati a questo punto, procurarsi un contenitore, quelli per creare il ghiaccio nel freezer, e riempirlo piano piano con l'aiuto di un cucchiaino. Quindi ne basterà una quantità simile per ogni cubetto, quindi circa 1 centimetro di altezza. E continuate ad inserire il prodotto all'interno del contenitore sino a che questo non sarà completamente pieno e non ne avrete più. Terminato di riempire i cubetti, premere leggermente col cucchiaino, in modo che gli spazi vuoti che eventualmente si sono creati all'interno vadano via. Prendere dell'olio ed andare ad inserirlo in modo da coprire gli stessi, così. E ricoperto il tutto con dell'olio, questo potrà essere messo all'interno di un freezer e aspettare che poi si congeli. Esiste però la possibilità di fare una variante. Nell'ipotesi che vi piaccia della pasta con aglio, olio e peperoncino, si potrà inserire già adesso il peperoncino in modo che poi, una volta tirati fuori dal freezer, siano davvero pronti per essere utilizzati. Quindi a questo punto basterà fare in piccoli pezzettini lui ed inserirlo adesso che l'olio è ancora fresco. Quindi prendere i peperoncini, farli in piccoli pezzettini e una volta ottenuti inserire anche questi nel contenitore. Ed una volta inseriti, ciò che dovresti ottenere è un qualcosa di molto simile a questo, che esteticamente è davvero molto bello, ma vi assicuro è ottimo da mangiare. Quindi arrivati a questo punto, prendere il tutto, posizionare anche questa volta all'interno di un congelatore e aspettare circa 12 ore. Dopodiché riaprire il freezer e prendere il prodotto. Tirato fuori dal congelatore, questo è ciò che si è ottenuto. Ci sono tutte e due le versioni, quindi sia quella col peperoncino, nell'ipotesi che vogliate farvi una pasta, sia quella soltanto con aglio e olio. Quindi adesso si potrà procedere essenzialmente in due modi: o li si lascia così e volta per volta che vi servono li tirerete via con un cucchiaino, oppure li si potranno togliere da questo contenitore e metterlo in un contenitore che sia chiuso, in modo che poi possa veramente essere conservato all'interno del congelatore per parecchio tempo. Eccoli qua. Cubetti pronti per essere utilizzati. Sono assolutamente perfetti. E ci sono tutte e due le versioni, sia questa col peperoncino che questa senza. Quindi arrivati a questo punto, procurarsi un contenitore ed inserire i cubetti all'interno. Ed andarli poi a riporre nuovamente all'interno del congelatore, in modo che poi questi possano essere utilizzati ogni volta che vi serviranno. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto però, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale, e già che ci siete un'occhiata dategliela, perché sono quasi certo che tra tutti i video che ho caricato, almeno uno che possa piacervi lo potreste trovare. Detto questo, un saluto e al prossimo video.